Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono IW2FND, Lucio, e oggi vedremo come misurare correttamente un'antenna col VNA e come interpretare i grafici delle misurazioni. Non dimenticatevi di sostenere il mio lavoro mettendo un like, iscrivendovi al canale, condividendo il video e mettendo un commento. A voi non costa nulla, ma per me è molto importante. Ma iniziamo subito. Iniziamo cercando di capire come funziona un'antenna. La legge di Biot-Savart, enunciata nel 1820, subito dopo che Ørsted scoprì il legame tra corrente e campo magnetico, descrive come una corrente, come per esempio una corrente che oscilla in un filo, genera un campo magnetico attorno al filo oscillante alla stessa frequenza. A sua volta il campo magnetico oscillante genera un campo elettrico sempre oscillante. Campo elettrico che è stato descritto per la prima volta da Ampère Maxwell nel 1865, 45 anni dopo. Questo campo elettrico oscillante genera un campo magnetico che a sua volta genera un campo elettrico e via via si propaga nello spazio un'onda elettromagnetica. L'aggettivo elettromagnetico è perché l'onda è composta da un campo elettrico e da un campo magnetico, che si scambiano energia che trasportano nello spazio alla velocità della luce. In altre parole, dalla corrente che oscilla nel filo si genera un campo elettromagnetico oscillante che si propaga nello spazio circostante. Un po' come quando fate cadere un sasso nello stagno si generano delle onde. Il sasso è come l'elettrone e se fate oscillare il sasso dentro e fuori dall'acqua otterrete delle onde che si propagano nello stagno alla stessa frequenza dell'oscillazione del sasso. Questo è più o meno quello che avviene con le onde elettromagnetiche. Il fenomeno, detto irradiazione, per la prima volta è stato dimostrato sperimentalmente da Hertz nel 1888. Con questo voglio dire che è la corrente RF che scorre negli elementi dell'antenna la causa del campo elettromagnetico che viene irradiato. Questo è un concetto che va assolutamente assimilato. La mappatura della direzione e l'intensità dell'onda elettromagnetica irradiata nello spazio prende il nome di lobo di radiazione. In foto vedete il lobo di radiazione di un dipolo disposto sull'asse X nello spazio libero, questo qui nero. Questo irradia dappertutto, salvo che nella direzione dell'asse X, qui vedete. Il rosso sta ad indicare che il campo è più intenso, mentre il blu lo è meno. Più conduttori dislocati nello spazio ed attraversati da correnti di opportuna ampiezza e fase danno origine ad antenne diverse con particolari lobi di radiazione. Qui per esempio vedete il lobo di radiazione di un'antenna Yagi-Uda di 12 elementi per i 430 MHz nello spazio libero. Ora vorrei sfatare un mito. Le antenne erroneamente vengono divise tra antenne riceventi ed antenne trasmittenti, ma in realtà tutte le antenne sono ricetrasmittenti. Infatti anche quelle definite solo riceventi sono percorsi dalla corrente indotta dal campo ricevuto e a causa di questa corrente ritrasmettono parte dell'energia ricevuta sotto forma di onda elettromagnetica. Se così non fosse, le Yagi UDA non potrebbero funzionare. Vedete, questa è la Yagi di prima. Ogni elemento dell'antenna riceve il campo elettromagnetico e così in ogni singolo elemento dell'antenna viene indotta una corrente, questa qui rossa, con fase diversa perché gli elementi sono spaziati tra loro. A sua volta la corrente indotta in ogni elemento ritrasmette parte dell'energia captata che viene ricevuta dagli altri elementi dell'antenna. Solo il campo elettromagnetico proveniente dalla direzione frontale farà in modo che tutte le correnti indotte si sommino qui nell'elemento attivo. Ecco perché nella direzione frontale si ha la massima resa.
Mano a mano che ci si allontana dalla direzione frontale, l'effetto somma si riduce, dando origine ad un lobo fatto così. Vedete? In queste direzioni l'effetto somma quasi si annulla. Purtroppo il lobo di radiazione varia, oltre che in funzione della direzione di provenienza del campo elettromagnetico, varia anche al variare della frequenza. Quindi solo se all'interno di un certo range di frequenze l'antenna presenta un certo lobo. Di conseguenza, al di fuori di questo range, le fasi dei segnali captati e ritrasmessi non si sommano più nell'elemento attivo. La grande varietà di antenne permette di avere antenne più o meno direttive o più o meno larga banda. Il campo è veramente molto vasto e lascia spazio ancora a molta sperimentazione. Per cui il lobo di radiazione di un'antenna è molto importante per capire quanto un'antenna sia brava ad irradiare il campo elettromagnetico in una ben determinata direzione. Questa capacità prende il nome di efficienza di radiazione ed è definita come il rapporto tra la potenza effettivamente irradiata nello spazio dall'antenna e la potenza totale assorbita dalla linea in ingresso, oppure ceduta alla linea, dipende se l'antenna è trasmittente o ricevente. In pratica, l'efficienza di radiazione ci dice quanto è brava un'antenna a convertire l'energia elettrica in onde radio. Il lobo di propagazione e il guadagno di un'antenna possono essere simulati con buona precisione tramite il software NEC2, Numerical Electromagnetics Code, di Brook e Poggio, presentato nel 1981 presso i laboratori nazionali Lawrence di Livermore, California. Quasi tutti i simulatori commerciali utilizzano per la simulazione il motore NEC2. I più comuni sono il Managal, il 4NEC2 e le ZNEC Pro Plus, tutti free e scaricabili dalla rete. Però non fatevi illusioni, i software sopra sono molto curati se l'antenna è modellata bene, ma sappiate che alla fine bisognerà comunque costruirla e verificare in campo le sue prestazioni. In definitiva, i parametri più importanti di un'antenna sono il guadagno, la direttività, il rapporto avanti e indietro, l'incidenza sull'orizzonte, la larghezza di banda, eccetera. Qui vedete alcuni dati pubblicati da un venditore di antenne che si limitano ad indicare il guadagno, la potenza massima gestibile e la larghezza di banda. Tutti questi parametri riguardano la capacità dell'antenna di irradiare o di captare il campo elettromagnetico generato dalle correnti in una determinata direzione o in un particolare range di frequenze. Fin qui abbiamo parlato di energia ricevuta o trasmessa nell'ambiente dall'antenna, ma questa energia dovrà essere fornita da una linea di alimentazione, feed line in inglese, che collega l'antenna alla radio. Per fare in modo che l'energia che arriva dalla linea di alimentazione sia tutta assorbita dall'antenna oppure fornita alla linea se l'antenna è ricevente, non c'è differenza tra i due casi se non il verso della potenza, occorre che i due dispositivi, linea ed antenna, si accoppino perfettamente. Le due cose sono sempre da tenere distinte. Un conto è l'efficienza di radiazione, che dipende unicamente dal tipo di antenna. Un altro conto è la capacità di assorbire o fornire tutta l'energia che arriva dalla linea di alimentazione. Quest'ultima cosa invece dipende da quanto è buono l'accoppiamento, in inglese matching, tra la linea di alimentazione e l'antenna. Infatti si dovrebbe poter trasferire la più energia possibile. Questo valore raggiunge il massimo quando la parte reale dell'impedenza dell'antenna è uguale all'impedenza caratteristica della linea e la parte immaginaria è nulla. Se così non fosse, l'accoppiamento si può migliorare con un'opportuna rete di adattamento. La rete di adattamento ha proprio il compito di modificare il rapporto tra la tensione e la corrente in modo da azzerare la parte immaginaria dell'antenna e di rendere la parte reale uguale a quella della linea di alimentazione, senza assorbire energia.
Ora dobbiamo aprire una parentesi per metterci d'accordo sui termini. Per gap di un'antenna intendo il punto in cui l'energia viene somministrata o prelevata dall'elemento attivo dell'antenna. Per bocchettone d'antenna intendo il punto ove l'antenna si collega alla linea di alimentazione. I due punti potrebbero coincidere se tra il gap e il bocchettone non vi è interposta una rete di adattamento o un choke. In questo caso, vedete, il gap è tra questi due punti ed è collegato direttamente alla linea di alimentazione. Si tratta di un semplice dipolo. In questo secondo caso, tra il gap che si trova tra questi due punti e il bocchettone d'antenna è interposto un choke. In quest'ultimo caso si tratta di un'antenna verticale collegata in questo punto qua. Il gap si trova tra questo punto e il ground, ma tra il gap e il bocchettone d'antenna vi è interposto un trasformatore 4.1 che è una rete di adattamento e un choke, quindi tanta roba. Chiusa parentesi. Per evitare che sul cavo si instaurino delle onde stazionarie che diminuiscono il rendimento complessivo del sistema radio-cavo-antenna, la rete di adattamento deve essere messa il più vicino possibile al gap. In questo video non ci occuperemo dell'efficienza di radiazione dell'antenna, ma ci occuperemo della misura dei parametri elettrici utilizzando il VNA. I VNA a basso costo hanno al loro interno un ponte di Weston alimentato con radiofrequenza che è in grado di misurare sia l'ampiezza che la fase del segnale riflesso sulla porta 1 e ciò è sufficiente per misurare i parametri elettrici delle antenne. Come dicevamo, solitamente l'antenna è collegata alla radio tramite una linea di trasmissione che scambia l'energia o, se preferite, la potenza con l'antenna. Sarebbe possibile collegare direttamente la porta 1 del VNA alla linea di trasmissione, ma è comodo interporre un cavo coassiale corto di misura tra la porta 1 del VNA e la linea di alimentazione dell'antenna. Ciò per evitare di sforzare il connettore del VNA e danneggiarlo. La lunghezza del cavo di misura può essere qualsiasi, ma non deve superare un paio di lunghezze d'onda elettriche. Questo per esempio è il cavo che utilizzo io ed è un cavo RG223U lungo circa 1,5 m, intestato con un PL259. Il numero di punti di misura del VNA deve essere il più ampio possibile per avere nello span una buona risoluzione in frequenza, mentre la frequenza minima di misura deve essere impostata al di sotto di quella minima dell'antenna e quella superiore al di sopra di quella massima, ma senza esagerare. Poi il VNA deve essere calibrato SOL sul piano di misura. Vi ricordo che il piano di misura coincide col piano di riferimento convenzionale del connettore dove si collega il kit di calibrazione. La calibrazione è indispensabile per azzerare la lunghezza del cavo, le imperfezioni e l'attenuazione del cavo stesso. Ma in che punto dobbiamo calibrare SOL? Per azzerare la presenza del cavo ci sono due tecniche. La prima è calibrare in fondo al cavo di misura e poi collegare il tutto al bocchettone d'antenna. La seconda è calibrare in fondo alla linea di alimentazione nel punto in cui si collega al bocchettone d'antenna. Entrambi i metodi sono validi, ma non senza difficoltà. Il primo metodo necessita che l'operatore abbia accesso al bocchettone d'antenna e la sua vicinanza all'antenna potrebbe falsare la misura. Il secondo metodo richiede che la calibrazione avvenga in fondo alla linea, nel punto in cui la linea si collega al bocchettone d'antenna e per fare ciò sono necessari almeno due operatori e peraltro in grado di comunicare tra loro. Ho calibrato SOL in questo punto con questo kit di calibrazione. Ora svolgerò la misura secondo il primo metodo, cioè collegherò il cavo di misura direttamente all'antenna.
Il cavo di prova lo collego al choke che troviamo al di sotto del bocchettone d'antenna. La traccia dell'SWR misurata dallo strumento dice che l'SWR migliore è a 14165 e vale 1.08. Ora faremo la misura col secondo metodo e vedremo che la misura non cambierà. Il secondo metodo prevede che il cavo di prova sia collegato all'inizio della linea di trasmissione e l'altro capo della linea sia il punto dove avviene la calibrazione col kit SOL, cosa che ho appena fatto. Questa operazione permette di annullare la presenza del cavo tra lo strumento e il piano di misura. Ecco, ora collego il connettore dove è avvenuta la calibrazione al di sotto del choke, che a sua volta è collegato al bocchettone d'antenna. In questa seconda misurazione la traccia dell'SWR vede il suo minimo ancora a 14165 ed è di 1.09, praticamente come prima. Ciò dimostra che entrambi i metodi sono validi. Detto questo, le misurazioni che vedremo in questo video sono di onda stazionaria, di return loss e di impedenza complessa. Cominciamo con la misura dell'onda stazionaria. L'onda stazionaria si riduce ad una misura di SWR, in italiano ROS. Comunque sia, è una grandezza scalare che non richiede la misura della fase. Una grandezza scalare è quella il cui valore dice già tutto quello che si deve sapere, cioè per esempio la temperatura, il tempo, l'età, il numero di scarpe. Infatti l'SWR misura il rapporto tra la potenza diretta inviata dall'antenna e la potenza riflessa sul piano di misura. Il rapporto di onda stazionaria è definito nei seguenti modi: o rapporto tra le potenze oppure utilizzando il coefficiente di riflessione. Vi ricordo che il coefficiente di riflessione gamma è anche il parametro scatter S11. Il rapporto di onda stazionaria non varia lungo la linea di trasmissione e quindi si può misurare sia all'inizio che alla fine della linea. Purtroppo questo solo in teoria. Infatti le linee reali attenuano il segnale e tale attenuazione attenua anche l'onda riflessa. Per cui se misuriamo l'SWR lontano dall'antenna vedremo migliorare l'SWR perché l'onda riflessa verrà attenuata dalla linea e con più questa verrà attenuata con più il nostro SWR sarà migliore, ma solo apparentemente. Per evitare questo fenomeno è necessario far coincidere il piano di misura col bocchettone d'antenna. L'accoppiamento perfetto, in inglese match, si ha quando la potenza riflessa è nulla e ciò corrisponde ad un SWR uguale ad 1. Al crescere dell'SWR si ha sempre maggiore disaccoppiamento e quindi la potenza riflessa diventa sempre più alta, ma ovviamente non più alta di quella diretta. Il completo disaccoppiamento, in inglese mismatch, si ha quando l'SWR è uguale a infinito. Quindi l'SWR varia tra 1 e infinito, mentre il coefficiente di riflessione o parametro scatter S11 che dir si voglia varia rispettivamente tra 0 e 1. Per sapere quant'è la potenza percentuale riflessa si deve applicare la seguente formula. La formula è piuttosto antipatica, per cui vi riassumo alcuni valori salienti nella seguente tabella. In tabella è evidenziato in rosso il valore di SWR uguale a 2, perché rappresenta il valore che stabilisce la larghezza di banda dell'antenna, cioè la frequenza minima e massima di lavoro dell'antenna. In figura vedete in rosso la traccia dell'SWR della mia antenna dei 15 metri.
Il marker M1 e il marker M2 sono posizionati in corrispondenza dell'SWR pari a 2, questa riga qua. Nella casella gialla, qui in alto, si legge la larghezza di banda, che è di 583,2 kHz ed il Q è 35,8. L'SWR migliore si ha a 20,919 MHz, questo punto qua. La seconda misura è il return loss. Il return loss RL non è altro che una rappresentazione diversa dell'SWR. Il legame tra i due è il seguente. Come vedete è una grandezza logaritmica che si esprime in decibel. Vi allego una tabellina di conversione tra il return loss e l'SWR. In tabellina è evidenziato in rosso il valore di return loss uguale a meno 10 dB, che ha la stessa funzione dell'SWR uguale a 2. L'uso del return loss è molto utile perché esalta la scala, soprattutto nella zona vicino ai valori unitari di SWR. In pratica fa vedere meglio le cose quando si ha un buon accoppiamento. La tabella è eloquente. Guardate in corrispondenza dei meno 60 decibel di return loss, quanti decimali ha l'SWR per avere la stessa precisione. Quindi l'SWR si usa quando si ha molto disadattamento, mentre il return loss si usa quando si ha un ottimo adattamento. Però entrambi i parametri dicono la stessa cosa. In blu vedete la traccia del return loss dell'antenna di prima, questo qui. I marker M1 ed M2 sono posizionati in corrispondenza del return loss pari a meno 10 dB, questa riga qua. I marker indicano che la larghezza di banda è di 543,6 kHz e il Q è 38,4. L'SWR migliore si ha sempre in corrispondenza di 20,919 MHz. Anche se la banda è un pochino più stretta, possiamo dire che comunque i due valori sono praticamente uguali. Infine, vediamo di capire quando misurare l'impedenza complessa dell'antenna. Quando l'SWR indica un disadattamento, allora è necessario misurare l'impedenza complessa al gap dell'antenna, al fine di inserire tra il gap e il bocchettone d'antenna un'opportuna rete di adattamento in grado di abbassare l'SWR. L'impedenza, diversamente dall'SWR, è una grandezza vettoriale, come la velocità o l'accelerazione, dove non è sufficiente indicare il valore della grandezza, detto modulo, ma occorre indicare anche la direzione e il verso. In pratica l'impedenza si rende con un vettore sul piano di Gauss. Per questo motivo vengono dette grandezze vettoriali. Il VNA è un analizzatore di reti vettoriali. Sul piano di Gauss il vettore impedenza può essere scomposto nella sua componente resistiva e nella sua componente reattiva. Questo fa sì di poter sfruttare la matematica dei numeri complessi. Il legame matematico che esprime il modulo del vettore in funzione della resistenza e della reattanza è il seguente. Praticamente è il teorema di Pitagora. Questo invece è il legame che esprime la fase, quindi l'angolo che c'è tra quest'asse qui e il vettore. Sul piano di Gauss l'impedenza si rende in questo modo, cioè il punto Z si indica con R più J, che sta ad indicare che siamo sul piano di Gauss, X, che è la parte reattiva, cioè questa qua. La misura dell'impedenza dell'antenna è più delicata perché richiede che venga misurata al gap. Inoltre è necessario misurare anche la fase del coefficiente di riflessione, per cui assume un ruolo fondamentale la calibrazione.
Ho fatto un video in proposito, la calibrazione dei VNA, che vi consiglio di vedere e che vi lascio in descrizione. Una volta misurata l'impedenza e il gap, è necessario inserire tra il boccone d'antenna e il gap una rete di adattamento. Questa varia il rapporto tra la tensione e la corrente in modo da annullare la parte immaginaria X dell'antenna e rendere la parte R uguale a quella della linea di alimentazione. Così facendo si ottiene il massimo trasferimento dell'energia. Le reti di adattamento però non sono trattate in questo video. Se siete interessati all'argomento ditemelo nei commenti. L'impedenza caratteristica di un'antenna si legge molto bene sulla carta di Smith. La carta di Smith non è altro che il ripiegamento dell'asse verticale del piano di Gauss, in modo che i punti all'infinito vadano a combaciare con il punto all'infinito sull'asse reale, questo qui a destra. Così facendo, tutte le linee che erano verticali sul piano di Gauss diventano dei cerchi e le linee che erano orizzontali diventano degli archi di circonferenza. L'unico asse che non si deforma è quello orizzontale, l'asse reale delle resistenze pure, questo qui color verde. Sul lato sinistro si trova l'origine degli assi, che è la stessa che c'era sul piano di Gauss, e corrisponde con la resistenza 0, mentre sul lato opposto, questo qui destro, si trova la resistenza infinito. Il cerchio più esterno, quello nero, questo qua, era il vecchio asse Y, è a resistenza 0 e quindi raggruppa le reattanze pure. Il suo raggio ha valore 1. Al di fuori del cerchio massimo, questo qua, si avrebbero le resistenze negative che per noi non hanno significato. I cerchi interni più piccoli hanno resistenza costante e crescono man mano che ci si avvicina al punto infinito, questo qui di destra. Gli archi invece sono a reattanza costante, quelli sopra la riga verde sono a reattanza positiva, quindi rappresentano le reattanze induttive, mentre quelli sotto sono a reattanza negativa e rappresentano le capacità. Sul diametro principale, quello di confine tra i due semidischi, avremo le resistenze pure o, se preferite, le risonanze, perché alla risonanza appaiono solo le resistenze pure. Quindi sulla carta di Smith è molto facile vedere le risonanze perché coincidono con i punti che attraversano il diametro principale della carta. Le impedenze, essendo rappresentate da una parte resistiva R e da una parte reattiva X, si rappresentano sulla carta di Smith con il punto di incrocio tra il corrispondente cerchio a resistenza costante e l'arco a reattanza costante. Per esempio, se Z va all'S25 più J10, si troverebbe in questa posizione qua, perché coincide con il cerchio a 25 ohm e la reattanza X a 10, quindi il punto di incrocio è questo qua. La lunghezza del raggio che collega il punto di impedenza Z col centro della carta è il modulo del coefficiente di riflessione, quindi questa distanza qui è il modulo del coefficiente di riflessione. Il massimo disadattamento si ha quando le impedenze sono collocate sulla circonferenza più esterna e hanno raggio unitario. Ma ora diamo un'occhiata alla carta di Smith di un'antenna reale. Questa è una rappresentazione reale di un'antenna sulla carta di Smith. Vedete, al variare della frequenza varia l'impedenza. Lo si vede dalla traccia rosa sulla carta di Smith. La traccia gialla invece è quella dell'SWR.
Nella posizione indicata dal marker 1, la distanza dal centro è minima. Infatti, sulla traccia gialla, in corrispondenza del marker 1, c'è il minimo di SWR. Vedete? L'impedenza è circa 47 ohm. Ma nonostante che l'SWR sia al minimo, il marker 1 non è posizionato sul diametro principale della carta di Smith e quindi non corrisponde alla risonanza. La risonanza è in corrispondenza dei marker 2 e 3, in cui la traccia rosa attraversa il diametro principale della carta di Smith. Infatti vi ricordo che sul diametro centrale abbiamo le resistenze pure. Vedete qui la parte immaginaria dei marker 3 e 4 è dell'ordine dei milliohm, praticamente quasi zero. Un altro modo per vedere la risonanza sarebbe quello di visualizzare il diagramma della fase del coefficiente di riflessione. Quando la fase si annulla si ha risonanza, ma non ho messo il grafico per non creare ulteriore confusione. In definitiva, se avessimo fatto la misura del solo SWR, non ci saremmo accorti che l'antenna in corrispondenza del minimo SWR non è in risonanza. In conclusione, il VNA misura i parametri dell'antenna iniettando un'onda sinusoidale e misurando l'onda riflessa. Dal rapporto delle due si ricava il parametro scatter S11 nello span di frequenza attorno alla frequenza impostata. Vi ricordo che il parametro scatter S11 altro non è che il coefficiente di riflessione gamma. Per fare ciò basta la sola porta 1 del VNA, per cui sono sufficienti gli analizzatori di antenna che hanno solo una porta. Il risultato può essere rappresentato in forma scalare tramite il grafico dell'SWR per vedere come vanno le cose. Ricordate però che se volete vedere meglio il disadattamento dovete tracciare il grafico dell'SWR, mentre se volete vedere meglio l'adattamento dovete tracciare il grafico in decibel del return loss. Infine, se volete migliorare l'adattamento, occorre misurare l'impedenza complessa dell'antenna. L'impedenza complessa viene solitamente rappresentata sulla carta di Smith perché permette di vedere dove si colloca l'antenna rispetto alla risonanza. Ciò richiede che la misura venga effettuata al gap e la calibrazione deve essere accurata, in modo da annullare il tratto di linea che si interpone tra il VNA e il gap. Anche questo video è terminato. Se vi è piaciuto o vi è stato utile mettete un bel like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella. A voi non costa nulla, ma per me e il mio canale è molto importante. Alle prossime, ciao!